Ciao e ben ritrovati. Sapete che giorno è oggi? Tranquilli, ci penso io a rinfrescarvi la memoria. Ci vediamo nell'allenamento di lower perché su questo canale le gambe non si skippano. Partiamo con una new entry, il pendulum squat, 3 serie da 6-8 ripetizioni. Non appena ho visto questo macchinario ho voluto subito provarlo. Come potete notare, questo modello in particolare presenta alcuni difetti. Non si può inclinare ulteriormente la pedana, perciò, anche col fermo completamente abbassato, non riesco a scendere quanto vorrei, cioè col femorale che sfiora il polpaccio. Mi viene persino da sollevare i talloni. Col passare dei mesi, questa limitazione ha iniziato a darmi fastidio alle ginocchia. Quindi ho trovato un modo geniale per risolvere tutti questi problemi. Se vi state chiedendo come, restate sintonizzati su questo canale. Ho intenzione di portare un video apposito sull'argomento. Un'altra cosa interessante rispetto a un hack squat è che il profilo di resistenza è completamente diverso. In basso è leggerissimo, mentre è più difficile nella parte finale della risalita. Come secondo esercizio abbiamo stacchi rumeni con bilanciere, 4 serie da 4-6 ripetizioni. Uso cinture e straps per avere maggior supporto e assicurarmi che la presa non diventi il punto debole. Inoltre cerco di curare molto l'esecuzione. Durante la discesa immagino di dover chiudere un cassetto con il mio sedere. Lo svolgo nel rack dove faccio la panca e devo dire che mi ritengo fortunata ad avere le sbarre di sicurezza all'altezza perfetta per lo stacco del bilanciere. Ah, e vorrei dire una cosa un po' stupida. Trovo questi disconi colorati davvero simpatici per via del loro contrasto perfetto col monotono del grigio scuro dei muri. Adesso abbiamo un bel superset. Leg press a gamba singola più alzate ad Y al cavo. Per la leg press 3 serie da 6-8 ripetizioni. Con questa leg press orizzontale riesco ad andare molto più in profondità e applico il microloading mettendo dei manubri piccoli sullo stack. Devo solo stare attenta a quali uso. Una volta quello da 3 kg è volato dietro al pacco pesi e ha fatto un casino assurdo. Da poco ho iniziato ad usare gli straps. All'inizio mi sembravano inutili, ma col tempo ho notato molta più stabilità e solidità nella postazione, poiché devono muoversi solo le gambe. Per il secondo esercizio, alzate ad Y al cavo, 2 serie da massimo 10 ripetizioni. Non avendo una stazione cavi regolabile, mi sono arrangiata con il cavo basso, straps e tappetini per concentrare al massimo il lavoro sul deltoide laterale. Rispetto al venerdì, tengo il braccio dietro al corpo per replicare l'esecuzione che facevo nella palestra vecchia. Se non l'ho ancora detto, recupero sempre 3 minuti tra una serie e l'altra. Passiamo al secondo superset. Leg curl da seduti più calf in piedi, 3 serie da 6-8 ripetizioni. È la prima volta che faccio la leg curl da seduti
e la trovo sorprendentemente divertente. L'unico problema è che non riesco ancora a tenermi ben ferma sulla seduta. Potrei fare come altri influencer che hanno comprato la cintura d'aeroporto per bloccarsi meglio. Secondo voi funziona davvero? Per quanto riguarda i polpacci, li faccio in piedi a gambe tese, per dare più enfasi al gastrocnemio. Resto con i piedi in basso per un paio di secondi, per poi risalire cercando di arrivare almeno con la pianta del piede parallela al pavimento. Ultimamente sto provando a rendere l'esercizio ancora più difficile, aspettando fino a 5 secondi prima di risalire. E per concludere faccio le ultime 2 serie di calfi in piedi insieme all'abductor machine. 2 serie da massimo 10 ripetizioni. Nella vecchia palestra era possibile reclinare lo schienale del macchinario sia in avanti che all'indietro, in modo da avere un focus maggiore sul grande o piccolo gluteo. Sfortunatamente in questa palestra ciò non è possibile, pertanto devo arrangiarmi come posso inclinando la schiena, in modo da focalizzarmi meglio sul piccolo gluteo. Come bisogna comportarsi in queste situazioni dove le macchine limitano l'ideale esecuzione degli esercizi? Di fronte alle continue evidenze e alla paralisi d'analisi, la risposta è la semplicità. È proprio in questi momenti che il concetto di ottimo viene ridimensionato. Ogni palestra che frequentiamo, insieme al nostro stile di vita e ai nostri limiti, ridefinisce il nostro problema di partenza: ottenere i migliori risultati possibili. E alla fine, ciò che conta davvero è andare avanti, giorno dopo giorno, e fare del nostro meglio con ciò che abbiamo.